Ciao hackerine e hackerini! Almeno una volta nella vita ci siamo passati tutti. Ed è una di quelle esperienze che sembrano piccole, quasi banali, ma che poi ti rimangono in testa più del previsto. Sei con un amico, magari sul divano, state parlando del più e del meno, e ad un certo punto ti esce una frase qualsiasi tipo «Mi servirebbe proprio una nuova sedia da ufficio, questa mi sta distruggendo la schiena». La dici e basta, a voce. Poi 2 minuti dopo apri Instagram, inizi a scorrere e all'improvviso compare proprio lì davanti a te una pubblicità di una sedia da ufficio, ergonomica, in offerta, super bella, con tanto di schienale perfetto e recensioni fantastiche. In quel momento ti fermi un secondo, la guardi e nella testa scatta un pensiero molto chiaro. Ok, basta, il telefono mi ascolta. E in quel momento il telefono smette ufficialmente di essere un oggetto e diventa un sospettato. E inizi a guardarlo male. Non sei paranoico, non sei strano, e non sei l'unico a cui è successo. Questa sensazione è molto ma molto comune, tanto che negli ultimi anni è diventata quasi una convinzione collettiva, l'idea che il telefono ci ascolti continuamente attraverso il microfono. Però la vera domanda è davvero quello che sta succedendo? Davvero i telefoni ci spiano? Ecco, per rispondere in modo serio, dobbiamo mettere per un attimo da parte l'istinto, la pancia, il mi sembra e guardare cosa hanno fatto davvero gli esperti per cercare di capirlo. Perché su questo tema non ci sono solo opinioni o sensazioni, ci sono persone che hanno provato a rispondere alla domanda in modo tecnico e concreto, anche se questo tipo di lavoro è noioso o poco spettacolare. Gli esperti di sicurezza informatica, quando vogliono capire se uno smartphone ascolta di nascosto, non fanno esperimenti a sensazione, non stanno lì a parlare davanti al telefono aspettando di vedere cosa succede. Prendono smartphone veri con applicazioni vere, quelle che usiamo tutti i giorni, tipo Facebook, Instagram, Google o TikTok. Parliamo di telefoni lasciati fermi su un tavolo, con lo schermo spento, senza che nessuno faccia niente col dispositivo, ma collegati a strumenti che monitorano tutto quello che succede da quel telefono, ogni singola cosa che entra o che esce dal telefono. Il motivo è semplice: se un'applicazione registrasse davvero audio di nascosto e lo inviasse a qualcun altro, questo comportamento lascerebbe tracce evidenti. Gli esperti riuscirebbero a vedere chiaramente che dei file audio vengono trasmessi. Lo smartphone infatti funziona come qualsiasi altro dispositivo connesso ad internet. Le applicazioni comunicano con server, che sono grandi computer pronti a ricevere richieste e a rispondere. Se il telefono stesse spiando, questi audio inviati si vedrebbero, e non parliamo di 1 o 2 messaggi, ma di una quantità gigantesca di richieste. Pensateci, il telefono dovrebbe ascoltare ogni parola, trascriverla, inviarla ad un server. Praticamente un piccolo segretario sovraccarico 24 ore su 7 senza nemmeno un caffè, poverino. Ed oltretutto, inviare l'audio non è leggero. Non è come inviare un piccolo messaggio di WhatsApp, per esempio. L'audio pesa, consuma dati internet, consuma batteria e deve essere elaborato. Cioè non è un messaggino che mandiamo che consuma poco e che può essere direttamente letto. L'audio è più complicato, perché deve essere poi trascritto in qualche modo, sia usando un sistema che lo fa automaticamente o una qualche persona che ascolta e scrive. Quindi, se milioni di telefoni stessero registrando continuamente quello che diciamo e inviandoli ai server pubblicitari, ci sarebbero segnali chiari e difficili da nascondere a chi analizza queste cose per lavoro. E qui arriva il punto interessante. Negli studi seri questi segnali non ci sono. Non si vedono questi audio inviati, non si vede niente che faccia pensare che ci sia un ascolto costante. E poi c'è una considerazione molto semplice ma fondamentale. Ascoltare davvero milioni di persone 24 ore su 24 sarebbe un incubo tecnico enorme, costoso, complesso e anche rischioso dal punto di vista legale, perché registrare conversazioni private senza consenso è illegale in gran parte del mondo. Vorrebbe dire microfoni sempre accesi, analisi di queste conversazioni in tempo reale, invio continuo di audio e server giganteschi solo per gestire conversazioni casuali, che nella maggior parte dei casi non servirebbero nemmeno a nulla. Immaginatevi un tizio che ascolta me che parlo di quanto è buona la mia tisana o che vorrei costantemente una crostata. Direi che non è esattamente il sogno di una carriera. E soprattutto una cosa è quasi certa. Se una cosa del genere fosse attiva in tutto il mondo, qualcuno se ne accorgerebbe, perché ci sarebbero giganteschi consumi di batteria, una quantità di dati inviati enorme ed inspiegabile, e segnali chiari per chi analizza queste cose. Ci sono persone esperte nell'analisi di queste cose. Credo che se qualcuno continuasse a mandare i dati delle persone, qualcuno se ne sarebbe accorto, o no. Ma ora starete pensando, ok, ma allora Siri, Google, Alexa, quelli ascoltano e come, no? Ed è vero, ma è importante capire come ascoltano. Gli assistenti vocali non stanno lì a registrare tutto quello che diciamo. Il telefono non analizza le conversazioni, né le invia continuamente ai server. Quello che fa è molto più limitato, resta in ascolto solo di una cosa precisa, la parola di attivazione. Ehi Siri, ok Google.
Fino a quando non pronunci quella frase, l'audio non viene inviato da nessuna parte. Il riconoscimento avviene direttamente sul dispositivo, in locale, e serve solo a capire se deve attivarsi oppure no. È un po' come qualcuno che dorme profondamente e si sveglia solo se sente il proprio nome. Non sta seguendo la conversazione, sta solo aspettando il segnale. E infatti capita a volte che l'assistente si attivi per errore, non perché ti stava spiando, ma perché ha sentito qualcosa che somigliava vagamente al comando. Un po' come quando ti giri perché qualcuno dice una parola simile al tuo nome, anche se non parlavano di te. La cosa importante è che questa funzione non è obbligatoria. Se non usi gli assistenti vocali, puoi disattivarli completamente dalle impostazioni. Microfono per i comandi vocali spento, parola chiave disattivata e sei a posto. Che poi, se ci pensate, non è solo il telefono. Oggi gli assistenti vocali sono integrati ovunque. Smartwatch, smart TV, magari anche il tuo frigo smart. Praticamente se un dispositivo è smart, probabilmente può rispondere ad un comando vocale. Ma anche qui vale la stessa regola. Si attivano solo quando li chiami tu. Non sono lì ad ascoltare i tuoi pensieri o a commentare le tue scelte di vita. Anche se potessero parlare, probabilmente mi direbbero di dormire di più e cercare meno cose inutili. Però questo non significa che il telefono sia innocente o che non raccolga dati. Ha sempre un lato oscuro, ma significa che il problema probabilmente non è quello che immaginiamo. Negli studi fatti non si vede l'invio di audio, ma qualcos'altro di molto più croccante: i dati comportamentali, cioè tutte quelle informazioni su come usiamo il telefono, quali applicazioni apriamo, quanto tempo restiamo su una schermata, a che ora siamo più attivi e soprattutto dove ci troviamo e con quale frequenza torniamo negli stessi posti. E a questi dati si aggiunge tutto quello che facciamo online, le ricerche di Google, i siti che visitiamo, i video che guardiamo fino in fondo e quelli che chiudiamo dopo 3 secondi. Anche quando cerchiamo di tutto, in realtà stiamo raccontando una storia molto precisa su di noi. Magari pensi, ho cercato cose a caso, ma per un algoritmo non è a caso, è uno schema. È come dire, guardi video di palestra, cerchi ricette sane, e poi alle 2 di notte cerchi dolci facili senza forno. L'algoritmo ti guarda e pensa, ok, questa persona mente a se stessa, ma io ho capito tutto. E la cosa interessante è che per costruire questi profili non servono i microfoni sempre accesi, basta osservare come ci muoviamo, a che ora siamo più attivi e con che regolarità facciamo sempre le stesse cose. Ed è così che senza ascoltare una parola si riescono a creare profili incredibilmente precisi di ciascuno di noi. E poi entra in gioco un altro dato, la geolocalizzazione. Quando parliamo di posizione, infatti, non parliamo solo del pallino blu sulla mappa, ma di una serie di informazioni che messe insieme nel tempo raccontano molto di più di quanto immaginiamo. Dove vivi, dove lavori, a che ora esci di casa, che posti frequenti ogni settimana, quanto tempo resti in certi luoghi e con che regolarità torni sempre negli stessi luoghi. La posizione è uno dei dati più sensibili che esistano, perché può fornire molte informazioni su di noi, eppure la condividiamo gratuitamente e continuamente. Senza ascoltare una parola può già suggerire abitudini, interessi, routine e in alcuni casi aspetti molto personali della vita di una persona. Ed è proprio qui che molte delle famose coincidenze iniziano a sembrare meno misteriose. Magari non hai mai cercato online scarpe da corsa, ma passi spesso davanti ad un negozio sportivo e vai in palestra con regolarità. Un algoritmo non pensa ho sentito parlare di scarpe, ma pensa, statisticamente una persona che si muove così potrebbe essere interessata a questo. E spesso questa previsione funziona, non perché sia perfetta, ma perché è basata su probabilità e su confronti con milioni di comportamenti simili. Praticamente gli algoritmi sono come se qualcuno dicesse: ah, vai sempre in palestra? Perfetto, allora ti consiglio queste bellissime scarpe nuove. Anche perché se vai in palestra da 3 mesi, prima o poi qualcuno doveva dirtelo che quelle scarpe vecchie non ce la fanno più. C'è però anche un altro aspetto di cui si parla meno, ma che è molto più concreto di qualsiasi teoria sul microfono, ed è il tema dei permessi che diamo alle applicazioni ogni volta che le installiamo, perché ogni applicazione, nel momento in cui entra sul nostro telefono, ci chiede qualcosa in cambio, cioè l'accesso a determinate funzioni del dispositivo: microfono, posizione, fotocamera, contatti, notifiche. E quasi sempre per andare avanti basta premere su consenti, quel tasto che premiamo con la stessa leggerezza con cui accettiamo i cookie, senza leggere, con la convinzione che tanto ormai sanno già tutto di noi. Concedere permessi alle applicazioni senza pensarci è un po' come dare le chiavi di casa ad un perfetto sconosciuto solo perché sorride. Non è illegale, ma forse non è la scelta più saggia. Il punto non è che tutte le applicazioni siano cattive o che stiano cercando di fare qualcosa di losco. Molte chiedono permessi perché ne hanno davvero bisogno per funzionare. Un'applicazione di mappe, per esempio, ha senso che chieda la posizione. Un'applicazione per fare videochiamate ha senso che chieda microfono e fotocamera. Il problema nasce quando un'applicazione chiede di più di quello che sembra servire.
e noi per abitudine o fretta accettiamo senza farci troppe domande. Il controllo dei permessi è una forma di consapevolezza, non di paranoia. Guardare cosa un'applicazione chiede non significa essere sospettosi, significa solo chiedersi: ha senso che questa applicazione voglia accedere a questa cosa? Se la risposta è sì, va benissimo. Se la risposta è no, dovremmo fermarci un attimo e pensarci. Perché va detto chiaramente, nessuno ci obbliga ad installare un'applicazione. Se qualcosa non ci convince, se un'applicazione chiede accessi che non ci piacciono, la scelta più semplice è proprio non installarla. Molto spesso esistono alternative, o semplicemente possiamo fare a meno di quella specifica applicazione. Un altro punto importante è che oggi i sistemi operativi permettono di essere molto più selettivi di un tempo. Possiamo concedere un permesso solo mentre l'applicazione è in uso, oppure revocarlo in qualsiasi momento dalle impostazioni. Questo significa che non è una scelta definitiva, possiamo cambiare idea e decidere cosa ci sta bene e cosa no. Ed è qui che torna il discorso della responsabilità personale, ma in senso positivo. Non nel senso di se succede qualcosa è colpa tua, ma nel senso che abbiamo più controllo di quanto pensiamo. Essere consapevoli dei permessi non vuol dire vivere con l'ansia, ma semplicemente usare il telefono con la stessa attenzione con cui useremmo qualsiasi altro strumento importante della nostra vita. In fondo è un po' come leggere un contratto prima di firmarlo, non perché ci aspettiamo una truffa, ma perché vogliamo sapere cosa stiamo accettando. Non serve immaginare telefoni che ci spiano di nascosto, ma vale la pena sapere che tipo di accesso concediamo, a chi e per quale motivo. C'è però un'altra cosa da chiarire, perché quando si parla di telefoni che spiano, spesso si fa confusione tra due cose molto diverse. Una cosa sono le grandi piattaforme tipo Google, le applicazioni comuni o i sistemi pubblicitari. Un'altra cosa sono invece spyware e malware, che esistono davvero, ma funzionano in modo completamente diverso e non fanno parte dell'esperienza quotidiana della maggior parte delle persone. Non è che compri un telefono nuovo e nel pacco trovi anche lo spyware incluso, Uno spyware è un programma che viene installato sul telefono senza che l'utente se ne accorga. Praticamente uno spyware è tipo quell'amico curioso che entra in casa tua quando non ci sei. Tranne che qui non è simpatico, legge tutto e ti ruba anche dati sensibili. Ma in questi casi sì. Tecnicamente è possibile che un telefono ti spii, arrivando anche a registrare audio, leggere messaggi o vedere tutto quello che fai. Questi casi però riguardano quasi sempre situazioni specifiche, applicazioni installate da fonti non ufficiali, file scaricati senza sapere bene cosa siano, oppure contesti particolari come controlli mirati o attacchi diretti. In altre parole, non è il telefono che decide di spiarti, ma un programma esterno che in qualche modo viene installato sul tuo telefono. Ed è una differenza enorme, perché questo vuol dire che non è il semplice audio a spiarti, ma proprio un programma malevolo esterno. Ma la buona notizia è che le contromisure sono piuttosto semplici. Mantenere il telefono aggiornato, installare applicazioni solo dagli store ufficiali tipo Apple Store o Google Play, fare attenzione a link e allegati strani e controllare i permessi concessi. Questo non elimina il rischio al 100%, ma lo riduce. Ed è per questo che è importantissima la prevenzione e l'attenzione quotidiana, invece di immaginare scenari da film di spionaggio. A rendere tutto più forte poi c'è anche il nostro cervello. Parliamo di tantissime cose ogni giorno, ma ricordiamo solo quelle che per caso coincidono con una pubblicità, mentre tutte le altre passano inosservate. Nessuno si ricorda delle 1000 pubblicità che non c'entrano niente. Quelle spariscono. Quella giusta invece diventa immediatamente una prova che qualcuno ci sta spiando. Proprio perché il nostro cervello ama trovare prove che confermano le nostre paure. Se vedi una pubblicità giusta pensi: ah, mi ascolta, dimenticando le 1000 pubblicità sbagliate che hai ignorato. Il cervello è un po' come quel coinquilino che ricorda solo quando fai casino. È un meccanismo normale, chiamato bias di conferma, e non ha nulla a che vedere con l'essere ingenui o intelligenti. È semplicemente il modo in cui funziona la nostra attenzione. Non serve ascoltarci per sapere moltissimo di noi. Il vero tema non è il telefono mi ascolta, ma il telefono osserva come mi muovo, quando mi muovo e con che regolarità faccio le stesse cose. Con questi dati viene costruito un profilo che non è magico, non è perfetto, ma spesso è incredibilmente accurato. E quindi forse la domanda più utile non è se il telefono ci ascolta, ma quanto della nostra vita digitale e fisica viene già tracciato in modo silenzioso, legale e spesso poco visibile. E soprattutto quanto siamo davvero consapevoli di quello che stiamo accettando quando premiamo si va bene senza leggere. Non per distrazione, ma perché ormai ci sembra normale. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!